Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi mostro come realizzare questo semplicissimo progetto portamonete in sostituzione della classica click e clack, molto semplice, veloce e utile da realizzare. Ho utilizzato del cordino, uncinetto 4,5, dei bottoni a pressione e gli attrezzini che servono appunto per il montaggio dei bottoni a pressione. Dunque ho avviato esattamente 21 catenelle che all'incirca equivalgono a 16 cm. Volendo potreste anche realizzare un portamonete, un portafogli realizzando molte più catenelle. Dopodiché, finite le 21 catenelle, ho iniziato a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 20 punti bassi. Come sempre vado a lavorare i punti bassi nella maglia dietro alla catenella per avere sempre un lavoro più pulito. Termino la riga lavorando l'ultima maglia bassa, la 20ª, dopodiché continuo con le righe di andata e di ritorno. Infatti faccio una catenella, giro il mio lavoro e inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto basso sottostante, sempre per un totale di 20 punti bassi. Dobbiamo continuare in questo modo per un totale di 10 righe. E voilà, terminate le 10 righe totali, questo sarà il risultato. Il pannellino misura esattamente 7 cm x 16 cm. Ora continuiamo il nostro lavoro. Stavolta andremo a lavorare soltanto 10 punti bassi su 20 punti bassi. Ho fatto la catenella, avete visto, ho girato il lavoro e ho iniziato con un punto basso su ciascuno per 10 punti bassi. Terminato il 10° punto, continuo sui 10 punti che ho già lavorato, quindi catenella, giro il lavoro e procedo un punto basso sui 10 punti che ho al di sotto. Terminata la seconda riga, dobbiamo continuare per un totale di 23 righe. Una volta terminate le altre 23 righe, questo sarà il risultato. Ora bisogna piegare il pannello esattamente in questo modo, come vi sto mostrando nel video. Poi cerco di tagliare la quantità giusta di cordino che mi occorre per andare a cucire i tre lati. Ora vi mostro un'altra volta come piegare il portamoneta o il porta ciò che volete. Ecco qui, bisogna fare pochissimi passaggi. Seconda piega e poi la terza piega, che sarà praticamente la patellina che andrà a chiudere il nostro progetto. E voilà, adesso possiamo passare alla chiusura. Io ho utilizzato dei bottoni a pressione semplicissimi e passo passo vi mostro come andarli ad installare. Ecco, sulla parte della patella ho inserito i primi due accessori, dopodiché ho utilizzato l'attrezzino, un martello, tac e via. Questo qui è il risultato. Adesso ripeto la stessa operazione sulla parte frontale del portamonete. Faccio esattamente la stessa operazione, prendo un po' le misure, cerco di centrare al meglio il tutto. Poi di nuovo riprendo l'attrezzino, però l'altro, il secondo. Nuovamente il martello, tac e via. Ho fissato gli altri due bottoncini. Ovviamente faccio una prova, collaudo il tutto funziona perfettamente. Volendo, in sostituzione dei bottoni a pressione, potreste utilizzare dei bottoni magnetici da cucire direttamente sul progetto. Adesso prendo l'ago e il cordino e vado a cucire esattamente i tre lati. Da una parte entro nella riga che corrisponde al punto basso che ho all'esterno e procedo. Quindi do due passate all'inizio e poi procedo con la cucitura semplicissima che uso di solito. Quindi cucio, come notate, un'operazione super semplice e veloce.
Dopodiché procedo con la mia cucitura e come notate vi indico che bisogna cucire fino alla fine, quindi fino al terzo lato. Una volta cucito il tutto, fisso il cordino in eccesso, bruciacchio con la fiamma dell'accendino per saldare bene il lavoro e vado a nascondere anche la coda in eccesso delle catenelle iniziali, sempre con lo stesso procedimento, taglio e poi bruciacchio. E voilà, questo qui è il risultato. Abbiamo una doppia tasca, possiamo inserire ciò che vogliamo. Io per esempio l'ho realizzato per andare a mettere le mie monetine che ho sempre un po' qua e là. Molto molto carino. Volendo potreste giocare anche con dei punti di lavorazione, visto che ormai sapete insomma come avviare il lavoro. Spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere se avete già visto questo progetto in qualche social. Io ho preso ispirazione, appunto, come vi dicevo prima, da IG. Mi è sembrato utile e mi è sembrato carino condividerlo con voi. Spero vi abbia fatto piacere. Fatemi sapere. A presto, un bacino a tutti.